Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, io sono Angela e questo è Exotaric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 5 all'11 gennaio. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura. Andiamo innanzitutto ad inquadrare come andrà la vostra settimana, le vostre energie, i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Allora, come prima indicazione troviamo la montagna, spesso si riferisce a un ostacolo, un blocco da superare, probabilmente ci sono delle cose che forse fate fatica a sostenere, potrebbe esserci un qualcosa che procede in modo troppo lento o un po' pesante e per altri aspetti potrebbe essere un'opposizione, una specie, chiamiamolo di conflitto nei confronti di qualcuno, allora si deve cercare proprio di superare questa, montagna. In realtà, non è qualcosa di insormontabile, diciamo, anzi forse riguarda principalmente alcune cose per voi molto, molto, molto importanti che hanno a che fare con la crescita, con l'evoluzione, non solo dal punto di vista interiore e spirituale, qui si tratta anche, di, saldare, rinsaldare, legami, le origini di qualcosa, nel senso soprattutto se avete un progetto, un'idea che magari, ci state lavorando, vi state impegnando da tanto tempo, ecco qui che arriva una nuova fase di crescita e di evoluzione, oppure finalmente la possibilità di potersi, dedicare finalmente, finalmente in modo concreto e positivo e io direi anche costruttivo perché arrivano subito e immediatamente dei risultati. Bellissimo Buchet, lo adoro perché parla di riuscita, parla di soddisfazione, di ottenere un dono, un premio, un apprezzamento, felicità e spensieratezza e ci metterei anche un possibile invito, una novità in senso generico. Di sicuro qualcosa di positivo. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Un pochettino quelli di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Ambito amore, ovviamente alcune cose, possono far riferimento anche alla famiglia, alle amicizie, eccetera. È ovvio che noi andiamo a sondare maggiormente il terreno amore coppia single. Qui troviamo l'indicazione del rododendro, un po' di tensione, un po' di incertezza, forse anche, di, ostinazione in qualcosa, dei problemi che fanno fatica a risolversi. Non a caso appunto capita proprio sotto, la montagna che abbiamo analizzato prima. Il biancospino comunque consiglia in qualsiasi circostanza di muoversi con prudenza, con pazienza, con cura, con attenzione, e cercare insomma di gestire le cose, in modo tale da non forzarle. Ecco, moderazione secondo me è il termine giusto in qualsiasi circostanza, perché se eccediamo troppo da un lato o dall'altro, quindi prudenza sì, ma non eccessiva, nel senso che se comunque sentite di condividere, di coinvolgere, di dire la vostra, non dovete temere di farlo. Oppure se volete assolutamente dire la vostra, di non eccedere, di non esagerare nel modo di comunicare. Secondo me queste sono proprio le cose che vi aiuteranno facilmente a superare quei blocchi, quegli ostacoli e addirittura a risolvere e a far
evolvere magari un progetto, un'idea, un qualcosa che avete anche, in comune, ma io dico proprio l'unione stessa del rapporto, della relazione, che sia sentimentale o anche di amicizia e di famiglia. Per quanto riguarda i single, il rododendro ci fa capire che c'è un po' di chiusura, di introversione, potrebbe essere da parte vostra, che magari al momento, ci sono dei problemi, delle problematiche, un qualcosa dove vi state concentrando su voi stessi, allora non avete granché intenzioni di, muovervi in questo ambito. In realtà alcune cose possono esserci effettivamente, perché, la pratolina per certi aspetti è abbastanza positiva, e cioè che porta, un incontro, una svolta decisiva, anche a volte una scelta, e quindi di uscire dalla propria zona di comfort, da un momento di, chiusura, di incertezza, e quindi trovarsi a ricevere, ad accogliere qualche novità che può essere proprio interessante per la riapertura del proprio cuore, e anche quindi come nuova connessione, nuova conoscenza verso qualcun altro. Adesso andiamo a vedere la parte del lavoro e delle finanze, dove troviamo la carta riunione. Ci parla comunque, di buoni propositi, iniziative, anche dei cambiamenti che possono essere stimolanti, utili. Poi soprattutto se avete voglia di rigenerare non solo, diciamo, voi stessi, però, di fare qualcosa di diverso proprio per darvi, nuova spinta. A volte può essere anche, concedersi, un qualcosa di piacevole, lo shopping, uscire, diciamo divertirsi, uno svago, questo diciamo in senso lato. In senso proprio più stretto riguardo proprio le finanze e il lavoro, comunque queste portano soluzione di problemi che magari avevate già da un po' di tempo, sia di poterci riuscire voi, sia magari grazie ad una persona che può essere comunque pronta, attenta a sostenervi, e a volte può essere anche un professionista che quindi sarà molto utile in alcune circostanze. Ma l'abbiamo visto proprio dalle vostre principali energie, che comunque arriva un risultato, un ottenimento, quindi di qualsiasi situazione, magari, a livello finanziario o a livello lavorativo o per altri aspetti sempre legati al denaro, c'è questa fase, di evoluzione. Alcune cose, magari si possono risolvere nell'immediato, cioè già nel corso della settimana, altre, vuol dire che hanno bisogno un po' più di tempo, però se ci si mette adesso a sistemare, a incominciare a pianificare, a, prendere contatti, a informarsi, eccetera, allora quindi vuol dire che c'è un buon punto di partenza, un buon inizio per far sì che le cose poi si possano risolvere al più presto. Per chi è in cerca di lavoro effettivamente si vede una fase di cambiamento, di evoluzione, soprattutto per dei colloqui o delle risposte, degli incontri che magari, avete sia già fatto, e quindi esserci, un'evoluzione, oppure cose che continuerete a cercare, e allora, lì, l'indirizzo è chiaro, cioè, o c'è una persona effettivamente in grado di sostenervi e di aiutarvi, non solo, magari darvi qualche consiglio e anche farvi una proposta che potrebbe essere interessante, o altrimenti magari passare oltre se ci sono cose che un po' vi impensieriscono. Ma io dico, consiglio sempre di ascoltare il vostro intuito e anche di muovervi in base a quali sono i vostri veri desideri, e anche in base alle vostre esigenze. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!